Mettetevi comodi perché vi sto per parlare dello stabilizzatore per smartphone più innovativo che io abbia mai testato, ma credo che sia quello più innovativo che attualmente si trova in commercio. Marca OEM, io di questo brand ho già recensito altri stabilizzatori, come ho recensito stabilizzatori anche di altre marche, ma questo modello Ice-T di M6 è quello che si colloca al primo posto, perché oltre ad avere tutte le normali funzionalità che siamo abituati a trovare su un gimbal, questo ha delle piccole chicche che lo rendono un gimbal per uso professionale. La prima, anche la più importante dal mio punto di vista, è questa telecamerina che troviamo qui sopra. Questo è un modulo aggiuntivo calamitato, quindi magnetico, che si può attaccare sopra al gimbal. A che cosa serve questo modulo aggiuntivo? In questo modulo aggiuntivo abbiamo un'intelligenza artificiale, quindi un sensore di intelligenza artificiale che ci traccia, come in questo momento quindi mi sta tracciando lui, e quindi questo fa sì che posso utilizzare qualsiasi applicazione per le riprese e non devo per forza utilizzare quella nativa del gimbal. Attualmente tutti gli stabilizzatori che io avevo provato con questa funzione di tracciamento mi obbligavano ad avere e ad aprire l'applicazione per eseguire il tracciamento, mentre con questa posso utilizzare qualsiasi applicazione. Io per dire come applicazione sono legato a Blackmagic Cam, perché lì posso andare a giocare con i vari settaggi, quindi posso utilizzare quell'applicazione e sfruttare il tracciamento creato dall'intelligenza artificiale di questo modulo. Inoltre questo modulo aggiuntivo qui sopra, oltre ad avere un LED RGB, abbiamo anche la possibilità di andare a cambiare l'intensità della luce e regolare anche la temperatura colore. Il suo peso è di 550 grammi, quindi diciamo abbastanza pesante, non è un bastone per fare i selfie, ma supporta telefoni, smartphone fino a 400 grammi, quindi veramente tanta roba, e questo ci permette di utilizzare sul nostro smartphone delle lenti o dei filtri aggiuntivi, proprio perché supporta fino a 400 grammi e ci permette anche, se andiamo veloci, di non fare un corretto bilanciamento del nostro smartphone, perché lui comunque, avendo dei motori molto potenti, andrà sempre a bilanciare il nostro telefono. E adesso vi metto comodo anche io e andiamo a scoprire insieme quali sono tutte le altre funzionalità che questo gimbal ha rispetto ai suoi competitor. Partiamo! Il video che avete appena visto è stato interamente girato con questo gimbal e con un iPhone 15 Pro per le strade di Roma. Per chi conosce Roma sa che effettivamente le strade non sono messe bene, ma io ho voluto testarlo anche sui San Pietrini e devo dire che si è comportato molto bene, stabilizzazione ottima, vi ricordo che è stabilizzato su 3 assi, non sembra nemmeno di essere in motorino. Altre caratteristiche principali,
abbiamo una batteria di lunghissima durata, 18 ore, che si ricarica in 3 ore, e la cosa importante è che questo gimbal può funzionare anche da power bank. Allora, qui abbiamo la porta USB tipo C per andarlo a ricaricare, abbiamo la scritta IN, qui sotto abbiamo la porta invece per andare a ricaricare il nostro smartphone, sempre USB tipo C. Quindi molto molto utile perché la batteria del vostro telefono si scaricherà molto prima rispetto alla batteria di questo gimbal. Qui abbiamo questo display OLED dove possiamo vedere il programma, in questo momento PF sta appunto per Pan Follow, possiamo vedere lo stato della batteria, se la connessione Bluetooth è attiva, e questo menu qui a sinistra è relativo a questa rotella, adesso sta in roll, quindi vi faccio vedere che girando questa rotella posso andare a cambiare l'inclinazione, poi andremo a vedere le altre funzioni di questa ruota. Con M vado a cambiare il programma, da PF passiamo a PFT, Pan Tilt Follow, Lock, tutti i motori bloccati, Point of View, praticamente segue tutti i movimenti. Ebbene, queste sono tutte quante, diciamo, le funzioni che hanno tutti quanti i gimbal. Vi faccio vedere che se lo premo per 3 volte, 1, 2, 3, il telefono passa in questa modalità e comincia a ruotare. Questo l'avete visto anche sul video e si possono creare delle immagini veramente interessanti. La funzione è ICP. Lo riblocchiamo, se no non si ferma più e il telefono torna in posizione originale. Poi qui abbiamo questo joystick appunto per andare a decidere l'inclinazione, qui davanti invece abbiamo questo grilletto. Se lo premiamo 2 volte il telefono torna nella posizione originale. 3 volte ruota di 180 gradi, 1, 2, 3. E 4 volte, questa è una funzione molto molto interessante, se avete un telefono un pochettino più piccolo e avete un bel grandangolo, può capitare che spesso e volentieri viene ripresa una parte del motore, quindi se premiamo 4 volte il grilletto, 1, 2, 3, 4, fa questo movimento dove il motore passa dietro, quindi abbiamo la telecamera completamente libera. Questa è una cosa che non ho trovato in nessun gimbal. 1, 2, 3, 4 e torna nella posizione originale. Se lo premiamo per 5 volte parte la calibrazione. Questo è il modulo aggiuntivo magnetico, come abbiamo detto un'altra bella chicca di questo gimbal. Qui dentro abbiamo un sensore di intelligenza artificiale, abbiamo anche un LED. Può essere installato sia verso l'orizzonte o sia verso di noi per fare i selfie. Qui abbiamo un tasto di accensione, quando andiamo ad accendere e lo posizioniamo sul gimbal, notiamo questo LED rosso acceso, quindi significa che il sensore è in stand-by. Con il simbolo di OK parte il tracciamento, con il simbolo di stop si arresta il tracciamento. Andiamo a vedere i LED. Questa è la luce giusta per testare i LED. Tengo premuta la rotella e siamo in modalità RGB. Se vado a ruotare, cambio colore. Se premo una volta vado a cambiare l'intensità, quindi passiamo dal 100% fino all'1%. Se premo 3 volte, 1, 2, 3, vado in modalità luce normale. Qui posso andare sempre a variare la luminosità, quindi dal 100% la posso abbassare. Se premo una volta vado a cambiare temperatura colore, luce gialla, quindi luce calda, verso un 6005, luce molto molto fredda. Sicuramente con questo LED possiamo dare una illuminazione ai nostri video molto molto particolare. Vado a riaccendere la luce. Olè, luce accesa, qui ancora vi faccio vedere è accesa, tengo premuto. Un'altra cosa che voglio far vedere, qui abbiamo 2 tasti, A e B. A che cosa servono? Se premo A il telefono si sposta in una posizione iniziale che io ho già prestabilito. Se premo B si sposta in una posizione finale che già ho prestabilito. Se ripremo A e premo 2 volte B, 1, 2, il telefono inizia a ruotare dalla posizione A alla posizione B e il tempo possiamo sceglierlo noi e va da 1 minuto fino a 60 minuti. Adesso andiamo a vedere cosa si può fare con l'applicazione, perché comunque tutte queste operazioni si possono fare senza applicazione. Applicazione naturalmente compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi iOS e si chiama OM Joy. Da applicazione posso andare a sfruttare dei tasti che senza applicazione non posso sfruttare, come per dire lo zoom, quindi zoom avanti e andiamo a sfruttare tutte le telecamere del nostro iPhone e zoom indietro. Se premo una volta il tasto REC parte la registrazione del video, se lo ripremo si blocca. Se premo 2 volte, 1, 2,
passo dalla modalità video alla modalità foto, quindi se premo posso scattare una foto, se premo 2 volte ritorno in modalità video, se premo 3 volte passo dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa. Quindi queste cose naturalmente posso utilizzarle solo tramite applicazione. Posso anche andare ad utilizzare la messa a fuoco manuale tramite la rotellina e vi faccio vedere che posso andare a variare la messa a fuoco. Tramite la rotella. Rimettiamola messa a fuoco automatica e sempre da applicazione posso andare a tracciare gli oggetti. Quindi se faccio un rettangolo intorno all'oggetto che voglio tracciare, se mi sposto in automatico il telefono si gira per seguirlo. Posso anche andare a tracciare il volto, giriamo la fotocamera. Naturalmente in questo momento non sto utilizzando l'intelligenza artificiale, infatti il LED è di colore rosso, ma sto utilizzando l'applicazione. Quindi comunque posso spostare e lei mi segue. Da applicazione posso fare tantissime cose, posso fare per dire una vista panoramica, posso anche andare a modificare le impostazioni, quindi aumentare la qualità, quindi posso fare veramente tanto perché l'applicazione è veramente ricca. Adesso c'è l'ultima chicca che voglio farvi vedere e parliamo sempre di tracciamento. Mi sposto, mi metto di qua, lo appoggiamo qui, usciamo dall'applicazione OM, apriamo quella dell'iPhone, simbolo di OK, LED verde acceso, il tracciamento è iniziato. Tutti i gimbal, quando fanno partire il tracciamento, tendono sempre a tenere il soggetto al centro dell'inquadratura, che per carità non è sbagliato, ma se vogliamo fare un'inquadratura più professionale, il soggetto non va mai al centro, ma va di lato. Come si fa? Qui interviene OM. Basta fare questo simbolo, il LED comincia a lampeggiare, mi sposto di un passo, vi faccio così e come possiamo vedere adesso sono posizionato al bordo dell'inquadratura e lui mi segue. Questa cosa è fondamentale per fare inquadrature professionali e vi assicuro che è il primo gimbal che ha questo tipo di funzione, quindi direi veramente ottima, ottima, ottima. Bene amici, il video termina qui. Come sempre se avete delle curiosità lasciate nei commenti. Nella descrizione del video vi lascio il link per andare a vedere questo gimbal che dal mio punto di vista attualmente è il migliore in commercio. Ci vediamo al prossimo video, a presto, Flavio!